Ciao a tutti, bentornati su MTBT. Oggi metteremo a confronto 4 linee di produzione di mountain bike elettriche di Decathlon. La eXpl Hardtail, la eXpl ammortizzate, la Stylus e la eFeel. In totale analizzeremo 11 modelli di mountain bike, valutandone le caratteristiche, il valore e l'utilizzo. Se siete appassionati di mountain bike elettriche o state pensando di acquistarne una, questo video potrebbe fare al caso vostro. Prima di cominciare vorrei chiedervi di registrarvi al canale, a voi non costa nulla, mentre a me darebbe la possibilità di portare contenuti sempre più interessanti. Iniziamo con la eXpl Hardtail, ma chi li sceglie sti nomi? Queste bici sono progettate per chi preferisce una guida semplice e leggera. Sono ideali per escursioni su terreni meno impegnativi e offrono un buon valore per chi cerca un'opzione più economica. I modelli presi in considerazione sono i modelli eXpl 520 e eXpl 700 e faremo un confronto dettagliato di ciascuna sezione, partendo dal telaio e analizzando i componenti principali. Inoltre vi fornirò delle osservazioni sulle differenze in termini di prestazioni e caratteristiche. Partiamo dal telaio. Entrambi hanno un telaio in alluminio, quindi nessuna differenza. Tuttavia il peso del telaio e del sistema completo per l'eXpl 700 è leggermente più alto, ma solo di circa 0,2 kg, che è marginale. Il motore, la eXpl 520, monta un motore Yamaha PV-CI con una coppia di 50 Nm e un picco di potenza di 400 Watt. L'assistenza massima è del 280%, che è adeguata per un uso amatoriale e per percorsi non troppo impegnativi. Il motore non è potentissimo, quindi attenzione perché sulle salite ripide dovete mettere anche del vostro. La eXpl 700 monta un motore Brose Drive T, più potente, con una coppia di 70 Nm e una potenza massima di 460 Watt. L'assistenza massima è del 320%, quindi superiore a quella del 520. Questo motore è quindi più adatto a percorsi impegnativi, salite ripide e per un utilizzo più sportivo. La batteria sulla eXpl 520 è di 500 Wh, con una durata superiore a 500 cicli di ricarica completa. È possibile estendere la durata con una batteria aggiuntiva da 360 Wh. L'eXpl 700 monta una batteria da 630 Wh, quindi ha una capacità maggiore rispetto alla 520, ma non è compatibile con un'estensione della batteria. La forcella della 520 è una Contour XCM da 130 mm, una forcella base ideale per l'uso su terreni non troppo accidentati. La eXpl 700 monta invece una X-Fusion RC32 da 130 mm, con regolazioni di compressione, ritorno e pressione dell'aria. Una forcella più sofisticata e personalizzabile per un comfort migliore soprattutto sui terreni più difficili. La trasmissione della eXpl 520 è Microshift Acolite 8 velocità. Per velocità si intende il numero di pignoni o il numero di cambiate, con una cassetta da 12 a 46 denti. La cassetta è il pacco pignoni, dove il pignone più piccolo ha 12 denti e quello più grande 46, mentre la corona è da 34 denti. È una trasmissione semplice di produzione cinese, ma funzionale per una bici che non è pensata per competere a livello di prestazioni elevate. La eXpl 700 utilizza una trasmissione Microshift Advent X con una cassetta da 11,48 e una corona da 34 denti. È un sistema con 10 velocità, quindi più versatile rispetto all'8 velocità dell'eXpl 520. Nei ruote e copertoni, la eXpl 520 monta ruote da 29 pollici con copertoni da sezione 2.4 non tubeless. È una configurazione buona per un uso misto, ma non ideale per terreni particolarmente difficili. La eXpl 700 monta ruote da 29 pollici con copertoni tubeless ready da 2.4 pollici di sezione. La configurazione tubeless è migliore per evitare forature e offrire un migliore comfort e prestazioni su terreni accidentati. I freni della eXpl 520 sono a disco idraulici Tektro M276 con 2 pistoncini e dischi da 180 mm, mentre il modello 700 monta sempre freni idraulici a disco Tektro M530
con 4 pistoncini e dischi da 180 mm. Questi freni offrono una potenza di frenata superiore, particolarmente utile per frenate più sicure e controllate su terreni accidentati o ripidi. In conclusione, la e-Express 520 è una bici adatta per chi cerca una e-bike da trekking o per uso su percorsi non troppo difficili. Ha componenti di livello base, ma più orientati alla semplicità e al comfort base. La e-Express 700 è pensata per chi cerca una bici con prestazioni superiori, particolarmente per chi affronta terreni discretamente impegnativi. Ha un motore più potente, batteria di maggiore capacità, trasmissione migliore, una forcella più avanzata e freni superiori. In generale, se desiderate una bici più robusta, potente e adatta a percorsi di montagna o con maggiore dislivello, la e-Express 700 è la scelta migliore. Se invece preferite una bici più leggera e adatta per percorsi misti, la e-Express 520 è una buona opzione a un prezzo inferiore. Passiamo ora ai modelli e-Express che montano un ammortizzatore centrale. Ricordo che l'ammortizzatore fornisce un maggior comfort perché assorbe meglio gli urti. Fornisce un maggior controllo perché aiuta a mantenere le ruote a contatto con il terreno e riduce la fatica e lo stress fisico del ciclista. Cominciamo ad analizzare i componenti di ciascuna delle tre bici e-Express 500S, e-Express 520S e e-Express 700S, partendo sempre dal telaio che per tutti è in alluminio. Il motore per il modello 500S è un Brose Drive C con coppia di 50 Nm, assistenza massima del 280%, potenza massima 380 Watt, quindi è un motore un po' fiacchetto. Il modello 520S monta sempre un Brose, ma questa volta Drive T con coppia di 70 Nm, assistenza massima del 320%, potenza massima 460 Watt, mentre il modello 700S ha lo stesso motore Brose Drive T da 70 Nm. La 520S e la 700S hanno motori più potenti e con maggiore coppia rispetto al modello 500S. Questo si traduce in una migliore capacità di affrontare terreni ripidi e impegnativi. Le batterie. La 700S è una batteria di capacità superiore da 630 Wh rispetto alle altre due che sono da 500 Wh. Questo garantisce migliore autonomia, particolarmente utile su percorsi lunghi e dislivelli maggiori. La trasmissione della 700S è più avanzata, essendo un sistema Shimano Dior, noto per la sua robustezza e precisione. Anche la 520S ha una trasmissione migliore rispetto alla 500S, con più velocità, 10 rispetto a 8, e un'ampia gamma di rapporti, 11-48. Passiamo alla forcella. La 700S ha una forcella migliore rispetto alle altre due bici, con componenti RockShox di alta qualità che offrono migliore stabilità e controllo su terreni accidentati. La 520S è una forcella più performante rispetto alla 500, ma non al livello della 700S. Le ruote sono tutte Rock Rider, ma le ruote della 520 e 700 sono superiori grazie alla compatibilità con il sistema Tubeless Ready, che offre migliori prestazioni su terreni tecnici e una resistenza superiore alle forature. I freni. Il modello 700S ha freni più potenti con 4 pistoni all'anteriore che offrono una frenata più efficace, particolarmente utile in discese impegnative. Anche la 520S ha dischi più grandi rispetto alla 500S, migliorando la potenza frenante. Il reggisella. Qui do particolarmente importanza ai modelli che montano il reggiseno telescopico, elemento fondamentale per affrontare percorsi tecnici in modo più comodo e sicuro. Questo componente permette ai ciclisti di abbassare la sella con un semplice tocco di una leva, migliorando il controllo e la stabilità durante le discese tecniche. Il modello 520S e 700S sono dotati di reggiseno telescopico, mentre la 500S ha un reggiseno fisso che limita la capacità di adattamento ai terreni più difficili. I copertoni 500S e 700S offrono copertoni Tubeless Ready e una mescola più avanzata per migliori prestazioni su vari terreni. La 500S ha copertoni meno performanti, soprattutto per terreni tecnici. Per quanto riguarda l'ammortizzatore centrale, la qualità bene o male è la stessa su tutte e tre le bici. In conclusione, la e-Express 700S è la bici più performante con motore più potente, batteria più grande, trasmissione Shimano Dior e sospensioni e freni di alta qualità.
Il modello 520S offre un ottimo compromesso con sospensioni e trasmissioni migliorate rispetto alla 500S, ma resta indietro alla 700S in alcuni componenti chiave, mentre la eExpl 500S è l'opzione più economica, ma ha componenti meno avanzati, ideali per chi cerca una bici più accessibile per un utilizzo non troppo estremo. Passiamo ora ai modelli Stylus, che sono i Trail, All Mountain e i Big Mountain Full, per fortuna nomi decenti. Il telaio di tutte le bici come sempre in alluminio, quindi nessuna differenza. Passiamo ora ai motori. La Stylus e-Trail monta un Bosch Performance Line Gen 3 con 65 Nm di coppia e un'assistenza massima del 300%. È una scelta valida per chi vuole una bici elettrica per sentieri non troppo estremi. La Stylus e-All Mountain monta un ottimo Bosch Performance Line CX Gen 4 con 85 Nm di coppia, quindi più potente, ideale per salite ripide e percorsi difficili, con un'assistenza del 340%. E la Stylus e-Big Mountain Full monta lo stesso motore della e-All Mountain. Il motore della e-Trail è sufficiente per uscite medie e terreni meno impegnativi, mentre i motori delle altre due offrono prestazioni superiori, ideali per terreni tecnici e salite ripide. Tra l'altro questo motore è il vincitore della comparativa dei motori, video che ho fatto recentemente. Se volete vedere il video trovate il link in descrizione. E passiamo alle batterie. La batteria da 500 Wh della e-Trail è adatta per uscite medie e percorsi meno impegnativi. La e-All Mountain con la sua batteria da 625 Wh offre un buon compromesso tra autonomia e peso, rendendola ideali per escursioni più lunghe. Mentre la e-Big Mountain Full con la sua batteria da 750 Wh è la scelta migliore per chi cerca la massima autonomia e prestazioni su terreni difficili e per utilizzi intensivi. La trasmissione, quella della e-Trail, è di fascia media, mentre quella della e-All Mountain e della e-Big Mountain Full a 12 velocità di SRAM offrono una gamma di marce più ampia e una maggiore fluidità, ideali per salite e discese tecniche. La forcella della e-Trail sono adatte per sentieri non troppo tecnici, mentre quella della e-All Mountain e della e-Big Mountain Full offrono maggiore capacità su terreni impegnativi e discese tecniche. Soprattutto la Marzocchi Bomber Z1 con 170 mm di escursione è una forcella di tutto rispetto ed offre il massimo delle prestazioni. Le ruote della e-Trail sono buone per stabilità su percorsi leggeri, mentre quelle della e-All Mountain e e-Big Mountain Full offrono maggiore robustezza e capacità tecnica per terreni difficili. I freni Clarks M4 della e-Trail sono adatti per un uso moderato, ma potrebbero non essere sufficienti per situazioni più aggressive. I freni della All Mountain SRAM G2 offrono una potenza di frenata superiore, ideale per discese tecniche, mentre i freni della e-Big Mountain Full sono i più potenti e resistenti, perfette per affrontare discese impegnative e terreni difficili. Tutte le bici montano un reggiseno telescopico, quindi è senza dubbio un plus. I copertoni della e-Trail sono adatti per percorsi più da trail facili, mentre quelli della e-All Mountain e della Big Mountain Full, in mazza e in martello di vittoria, entrambi con sezioni da 2.6 pollici di larghezza, offrono maggiore trazione e controllo sui terreni difficili, rendendoli più adatti per utilizzi tecnici e impegnativi. Come ammortizzatore centrale, bene o male, tutte si equivalgono. In conclusione, la Stylus e-Trail è la bici più economica e adatta a percorsi meno estremi, con componenti solidi ma più semplici. La Stylus e-All Mountain offre un buon equilibrio tra prestazione e prezzo, con motore di fascia alta e componenti di fascia medio-alta, ideale per percorsi tecnici e lunghe escursioni. Mentre la Stylus e-Big Mountain Full è la più costosa, progettata per utilizzi estremi, discese tecniche e lunghe escursioni, con componenti di fascia alta e caratteristiche tecniche superiori in tutte le aree. Passiamo ora alla serie e-Feel, che è composta da mountain bike elettriche progettate per offrire prestazioni elevate su terreni impegnativi. Questa linea si distingue per il suo equilibrio tra potenza del motore, sospensioni avanzate e componentistica di buona qualità. Il telaio è sempre in alluminio per tutti i modelli. Il modello 900S e 900S Team Edition
hanno il motore più avanzato, lo Shimano EP801, che offre maggiore potenza, 600 watt rispetto ai 500 watt del 700S, ed è anche più leggero, 2,7 kg contro i 3,7 kg. Riguardo alla batteria non c'è nessuna differenza significativa tra i modelli, tutti offrono una capacità di 630 Wh che è adeguata per lunghe escursioni. La batteria pesa circa 3,7 kg, la ricarica completa è di 6 ore circa per 1000 cicli di ricarica. Passiamo alla trasmissione. Il modello 900S e 900S Team Edition utilizzano cambi elettronici Di2 di Shimano, con il modello Team Edition che si distingue per avere una cassetta più ampia a 12 velocità e un pacco pignoni che va da 10 denti, il pignone più piccolo, fino a 51 denti, il pignone più grande. È quindi una trasmissione di qualità superiore. Il modello 700S invece ha una trasmissione meccanica tradizionale. Le forcelle, il modello 700S è una forcella di buon livello ma più leggera e meno rigida con steli da 35 mm. La 900S migliora con una forcella Domain di RockShox più robusta con steli da 38 mm. La Team Edition utilizza RockShox Zeb Ultimate, che è una forcella di massima qualità, ideale per rider più esperti e percorsi tecnici. Le ruote. La 900S Team Edition ha ruote Mavic ID Max S di qualità superiore rispetto alle ruote Sunringle degli altri due modelli, con una maggiore protezione contro le furature e una costruzione più robusta. Mentre le gomme della Team Edition sono degli ottimi pneumatici Vittoria Mazza 29 pollici per 2,6 pollici di sezione. Passiamo ai freni. I modelli 900S e Team Edition hanno una versione migliorata dei freni TRP Trail Evo, con una maggiore regolazione e prestazioni rispetto ai TRP Slate Evo della 700S. Per quanto riguarda il reggiseno telescopico non c'è nessuna differenza rilevante, tutti montano un telescopico Rock Rider. E come ammortizzatore centrale, bene o male, tutte si equivalgono. In conclusione, il modello 900S Team Edition offre componenti di livello più alto per rider esperti che desiderano il meglio in termini di prestazioni e controllo, mentre la 700S rappresenta un'opzione più accessibile ma comunque performante. Sul mio sito internet www.mountainbikingtube.com potrete scaricare gratuitamente il PDF relativo a tutti i modelli trattati nel video. Ora vorrei sapere la vostra opinione. Quale modello di mountain bike preferite e perché? Avete già provato una di queste bici? Qual è stata la vostra esperienza? Fatecelo sapere nei commenti. E con questo è tutto, vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo alla prossima. Ciao!